Le code in ospedale costano il lavoro? Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo approfondimento. Oggi faremo luce sui veri costi, quelli occulti delle liste d'attesa mediche. Ci tufferemo a capofitto nei dati di una ricerca a dir poco affascinante, pubblicata sull'American Economic Journal. L'obiettivo? Analizzare i dati e i grafici originali dello studio per capire, in soldoni, cosa succede veramente mentre le persone aspettano il loro turno in ospedale. Iniziamo dalla prima parte, l'enigma delle liste d'attesa. Diciamoci la verità, l'esperienza frustrante di dover aspettare mesi per un intervento ortopedico non urgente, come magari una protesi all'anca o al ginocchio, è una storia che conosciamo fin troppo bene. Ma questo ci porta dritti a una domanda che ribalta completamente la nostra prospettiva abituale. Il vero danno di queste code infinite è solo fisico, oppure colpisce in modo devastante anche la capacità di produrre reddito e di mantenere una carriera? Insomma, il danno è al corpo o è al portafoglio? L'istinto e il buonsenso ci suggeriscono una risposta che sembra ovvia. Viene naturale pensare che far aspettare a lungo un paziente significhi condannarlo a un declino fisico inesorabile. Articolazioni che peggiorano, dolore che aumenta, magari la necessità di correre al pronto soccorso. Ha perfettamente senso, giusto? Ma la vera domanda è: i dati confermano davvero questo nostro istinto? E qui entriamo nella seconda parte, dove scopriamo il trucco degli economisti. In medicina dimostrare causa ed effetto è un vero e proprio rompicapo. Perché? Perché i sistemi sanitori giustamente tendono a operare prima chi sta peggio. Questo però crea una distorsione nei dati, perché chi aspetta poco è spesso chi ha una salute già precaria in partenza. Come se ne esce? Gli autori dello studio hanno avuto un'intuizione geniale, utilizzando un concetto chiamato congestione ospedaliera. Invece di guardare quanto aspetta il singolo, hanno misurato il tempo medio di attesa degli altri pazienti in quello stesso ospedale nello stesso identico momento. Questa è pura casualità e ci permette di isolare l'effetto dell'attesa in modo chirurgico. Guardiamo questa linea che sale. Ci mostra in modo lampante una relazione lineare. Se si arriva in ospedale in un momento in cui il sistema è congestionato, l'attesa individuale sarà inevitabilmente più lunga. Usando questa congestione come strumento statistico, i ricercatori hanno finalmente ottenuto dati puliti, inattaccabili e soprattutto completamente slegati da qualsiasi altra variabile clinica del paziente. Passiamo alla terza parte, con un titolo che è tutto un programma: salute intatta, lavoro perduto. Tenetevi forte perché qui i dati smontano il falso mito principale con un colpo di scena pazzesco. Incredibilmente le attese più lunghe non portano affatto a un boom di visite dal medico di base, né aumentano la probabilità di ricoveri d'urgenza nei 5 anni successivi. La salute complessiva di base regge. Il vero disastro avviene su un campo di battaglia completamente diverso. L'offerta di lavoro subisce una batosta e i giorni di assenza schizzano letteralmente alle stelle. Analizzando proprio i grafici dello studio, il contrasto lascia a bocca aperta. Nei pannelli superiori, che indicano l'utilizzo delle strutture ospedaliere, vediamo delle linee praticamente piatte, nessun aumento significativo. Ma abbassiamo lo sguardo ai pannelli inferiori, quelli che tracciano le assenze per malattia e i nuovi ingressi in invalidità permanente. Lì le linee si impennano drasticamente negli anni dopo la richiesta di intervento. L'attesa, a conti fatti, non ha logorato il corpo, ma ha letteralmente fratturato il legame con il mondo del lavoro. E se vogliamo tradurre questi grafici in numeri precisi, le cifre parlano chiarissimo. Lo studio ha calcolato che bastano 10 giorni extra di attesa per causare ben 8,7 giorni di assenza lavorativa in più, spalmati su 5 anni. E non finisce qui. C'è un aumento misurabile del rischio di finire in invalidità permanente. Tutto questo, lo ripeto perché è fondamentale, avviene senza che ci sia alcun aumento rilevante nelle visite mediche o nell'uso dei servizi sanitari. Entriamo così nella quarta parte, la trappola dell'assenza prolungata. Ora viene spontaneo chiedersi: ma com'è possibile che questo effetto si scarichi tutto sulla carriera? La chiave di volta è un concetto che gli economisti chiamano state dependence, ovvero la dipendenza dallo stato attuale. In parole povere, più tempo si passa lontani dall'ufficio o dalla fabbrica, più i fili che ci legano al mercato del lavoro si spezzano. Le competenze si arrugginiscono, si perdono i contatti e questa lontananza crea una vera e propria barriera sia psicologica che logistica. Tornare alla normalità diventa una montagna sempre più ripida da scalare. E arriviamo alla scoperta che forse il cuore di tutta l'analisi. Questo crollo vertiginoso del lavoro non colpisce tutti allo stesso modo. Anzi, il danno si accanisce quasi esclusivamente su un gruppo super specifico. Parliamo dei pazienti che erano già a casa in congedo per malattia, nel momento esatto in cui il medico ha prescritto loro l'intervento chirurgico.
Guardate questo numero, 27. È un numero che racchiude tutta la gravità della situazione per questo gruppo di persone. Per chi si trova già a casa in malattia, dover aspettare solo 10 giorni in più per l'operazione genera nel lungo periodo ben 27 giorni di assenza lavorativa aggiuntiva. In più accelera drammaticamente la transizione verso l'invalidità permanente. È una vera e propria reazione a catena, inarrestabile. A fare da contraltare a tutto ciò, i dati ci dicono che i pazienti che riuscivano ancora ad andare al lavoro al momento della visita, pur avendo un problema ortopedico, non subiscono questi danni a lungo termine sulla carriera. Per loro aspettare un po' di più significa solo spostare la data dell'operazione, non farli saltare fuori dal mercato del lavoro. È la prova lampante che la trappola scatta per una combinazione fatale, essere già assenti e subire ulteriori attese imposte dal sistema. E arriviamo alla nostra quinta e ultima parte. Chi paga il conto finale? Una volta capite le dinamiche sui singoli individui, non ci vuole molto a capire che, su larga scala, questa valanga finanziaria travolge le casse pubbliche. Il vero conto delle liste d'attesa non è solo la spesa per gestire l'ospedale, magari fosse solo quello, è il pagamento prolungato dei sussidi di malattia, è l'apertura di nuovi, pesantissimi assegni di invalidità per persone che altrimenti sarebbero tornate a lavorare. Ed è ovviamente la marea di tasse che lo Stato non incassa più perché queste persone hanno perso il lavoro. Un effetto domino spietato per i conti pubblici. I calcoli che gli autori dello studio mettono sul tavolo sono davvero illuminanti. Ci dimostrano nero su bianco che i risparmi fiscali derivanti dal pagare meno sussidi, se solo si operassero le persone in tempo, superano, e di gran lunga, i costi immediati per finanziare quelle operazioni mediche aggiuntive. Quindi, da un punto di vista puramente economico, tagliare le liste d'attesa non è un costo, è un investimento che genera un risparmio netto colossale. E chiudiamo questo approfondimento con una provocazione che fa riflettere. Alla luce di questi dati, ci dobbiamo seriamente interrogare su quanto siano efficienti le nostre politiche sanitarie. Tollerare file infinite negli ospedali per cercare di risparmiare sui budget di oggi, quando poi la conseguenza diretta è pagare anni di sussidi di invalidità e bruciare forza lavoro domani, ha davvero senso logico? Vi lascio con questa domanda. Grazie per aver seguito questa analisi, speriamo abbia offerto una prospettiva nuova su un problema così reale e costoso. Alla prossima!